La mia storia racconta anche le storie delle minoranze e la mia identità, quindi io sono rappresentante di molti torinesi e soprattutto anche quelli che non hanno avuto la possibilità di scegliere il loro rappresentante perché non hanno il diritto di voto. Ciao, sono Abdullahi Ahmed, sono consigliere comunale della città di Torino. Quando devi accendere il microfono a parlare voglio vedere, la baglia ti gira subito, tutti là che ti guardano. Chi ti contesta è qua seduto. Il consigliere Abdullahi Ahmed si siede qui e dietro c'è un altro consigliere comunale più importante sicuramente del sottoscritto, che è Cavò. Entrare qui per la prima volta ho provato un'emozione molto forte perché è un bel traguardo non solo per me ma anche per tutte quelle persone che considerano l'Italia e l'Europa, soprattutto Torino, luogo di riscatto e di possibilità. Io sono nato e cresciuto a Mogadiscio, che è la capitale della Somalia. Ho conosciuto la guerra a 3 anni e sono arrivato in Italia con un barcone partendo dalla Libia. Prima ho attraversato l'Etiopia, il Sudan, il deserto, la Libia e il Mar Mediterraneo. Il sindaco di allora Corgia pensò, è stata una bella cosa, di utilizzare il centro Fenoglio per la Croce Rossa, protezione civile, e poi sono iniziati appunto questi sbarchi. Loro sono stati forse i primi a arrivare a Settimo, credo. Ho fatto servizio civile nel 2014. Alla fine del 2013 c'è stata questa sentenza che ha permesso ai giovani stranieri, almeno quelli che non avevano la cittadinanza italiana, la possibilità di poter dedicare un anno del loro tempo alla comunità in generale. C'è qui Alessio, abbiamo fatto insieme, mi ricordo, le puntate di Radio Archimede, affrontavano non solo aspetti locali ma anche nazionali e internazionali. Quartiere Aurora è un quartiere ponte tra la periferia profonda che il centro storico, quindi il centro città. Questo è un progetto finanziato dall'Unione Europea e ha riqualificato vari spazi, tra questo centro qui all'Aurora. Eccolo qua. Fratello, come stai? Bene, te? Tutto bene? Tutto bene. Alhamdulillah. Benvenuti. Siamo qui con Ibrahim Paya, quindi chiedere a lui direttamente di raccontarci, soprattutto il quartiere, che è un quartiere molto importante per la nostra città. Qua ci troviamo al quartiere Aurora, che è un quartiere diciamo plurale, multietnico, se vogliamo dire questa parola, di Torino. Ed è un quartiere molto bello, un quartiere molto diversificato, ma anche un quartiere abbastanza difficile, come tutti i quartieri di questo genere. Il centro è all'Aurora, è uno spazio concepito dai giovani della comunità islamica di Torino, ma anche di altri giovani del quartiere. Lo spazio in cui ci troviamo è lo spazio di socializzazione, di co-working. Avere un centro nel quartiere di Aurora è quel valore in più di cui avevano bisogno i giovani appunto che vivono nel quartiere. Ci sentiamo ascoltati, visti, sentiti e rappresentati. Che la questo spazio risponde anche a questo bisogno di spazi di ritrovo, spazi per conoscersi. Una società che sta modificando, sta cambiando, una comunità sempre di più che vede un cambiamento che è venuto nella società. La politica non deve rendere questo tema di bandiera o di scontro, perché se ha a cuore il futuro del paese deve guardare con un unico obiettivo. Eccolo qua, il settimese. Com'è? Ciao. Robin Biazzo, mio carissimo amico, il legame con lui mi ha permesso di conoscere molti ragazzi a scuola di Settimo Torinese 8 marzo e poi avevo avuto la possibilità di fare insieme a lui il servizio civile locale. Facevamo educazione ambientale, abbiamo girato tutti i centri estivi degli oratori, andavamo nelle scuole a fare attività di vario genere. Adesso andiamo a Fesso Comune, andiamo a incontrare la sindaca di Settimo Torinese, Elena Biastra, che ci aspetta. Siamo qua con la sindaca Elena Biastra che mi ha conosciuto subito dopo il mio arrivo. È un ricordo che mi lega in modo specifico a Elena, è stato quando lei ha candidato questa città Settimo come capitale della cultura 2018. Mi ha chiamato e mi ha detto: Abdullahi, tu sarai tra i testimonial o quei 10 figure che possono testimoniare Settimo di fronte
al ministero. Abdullahi ha ottenuto la cittadinanza onoraria della nostra città. Quel momento lì era un po' l'idea di tutta una comunità che si ritrovava intorno a un'idea, no? A un'idea di percorso di integrazione. È anche una città che fa 48.000 abitanti, sì, che ha visto arrivare altre 40.000 persone. È un modello meno mediatico di Riace, ma molto più capillare. Come tutti i percorsi, come tutte le trasformazioni richiedono del tempo e noi in questi anni credo abbiamo provato un passo alla volta ad imparare. Io sono stato sostenuto e votato in una maniera trasversale, però la mia storia racconta anche le storie delle minoranze e la mia identità. Quindi io sono rappresentante di molti torinesi e molti nuovi cittadini torinesi e soprattutto anche quelli che non hanno avuto la possibilità di scegliere il loro rappresentante perché non hanno il diritto di voto. AB1 o AB1, lui è stato tra virgolette anche manager, quello che ha coordinato anche la mia campagna elettorale, innanzitutto anche mi ha aiutato a prendere le decisioni giuste quando abbiamo immaginato di intraprendere questo viaggio, questa avventura. La storia di Abdullahi è una storia positiva che, messa a disposizione della collettività, ha avuto una risposta quasi naturale. Siamo molto felici di aver lavorato con lui e fin da subito si è distinto in una persona che voleva cambiare le cose. La sua presenza, la sua candidatura, poi la sua elezione è stata anche una fonte di ispirazione per molti ragazzi, perché era un simbolo di riscatto, un simbolo di possibilità di poter sedere nel consiglio che rappresenta tutti i cittadini di Torino. Nei prossimi anni potremo fare tante cose insieme, non per le comunità di origine straniera, ma per tutti i torinesi, perché quello poi è quello che vorremmo fare. Io lo chiamo sempre il nostro sindaco.